Benvenuti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questa piccola giapponesina con la tecnica amigurumi. Se volete potete utilizzarla anche come portachiavi, vi ho mostrato tantissime volte come rendere un portachiavi, un piccolo amigurumi. Nella descrizione del video vi lascio la playlist a tutti gli altri portachiavi che abbiamo fatto assieme. Oppure potreste utilizzarla anche come segnalibro, aggiungendo una piccola catenella e dall'altra parte una nappina, per esempio, o utilizzarla come preferite. Per fare questa piccola geisha, che è alta circa 6 cm, ho utilizzato il cablè numero 5 e un uncinetto da 2 mm. Nel tutorial di oggi faremo questa insieme, che è un po' più grande. Questa misura circa 8 cm e utilizzeremo il catania e un uncinetto da 2,5 mm in modo che vediate meglio i punti. Ma per fare gli amigurumi, come sappiamo, possiamo utilizzare qualunque tipo di filato ci piaccia di più. Ovviamente più grosso è il filato, più grosso sarà l'uncinetto che utilizziamo, più grande sarà l'amigurumi che otteniamo. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono solo un po' di ovatta, un ago senza punta e una forbice. Guardate tutto il tutorial e poi fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo progettino. E se vi piace non dimenticate di regalarmi il vostro like e di scrivermi un bel messaggio qui sotto al video. E se non siete ancora iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per la testa iniziamo con un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2. Nel giro 3 lavoriamo un punto nel primo punto e un aumento nel secondo punto, 2 punti bassi nel secondo punto e ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 2 punti, un punto basso in ogni punto per 2 volte e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 4 termina con 24 punti. Dal giro 5 al giro 8 lavoriamo questi 24 punti punto su punto. Nel giro 9 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo il filo verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 10 lavoriamo un punto e una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo bene con l'ovatta. Dopo aver riempito bene con l'ovatta lavoriamo anche l'ultimo giro, lavoriamo un punto e una diminuzione e ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione e alla fine del giro tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e chiudiamo il forellino che rimane entrando nei punti che ci rimangono, prendendo solo la mezza catenella esterna, in questo modo, da fuori verso il centro.
e alla fine tiriamo. Passiamo ancora tramite qualche punto e nascondiamo il filo all'interno della testa. E per il momento questo filo lo lasciamo qui. Per i capelli lavoriamo con il filo nero, io ho utilizzato il celeste perché in telecamera altrimenti non si vede niente, e per i primi 4 giri lavoriamo esattamente lo schema della testa. Quindi nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi, nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, nel giro 3 lavoriamo un punto, un aumento e ripetiamo per tutto il giro, e nel giro 4 lavoriamo 2 punti, un aumento e ripetiamo per tutto il giro. Mettiamo il marker e lavoriamo il quinto giro. Nel quinto giro lavoriamo un mezzo punto alto nel primo punto, nel prossimo punto lavoriamo un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo nello stesso punto, un punto bassissimo nel prossimo punto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo nello stesso punto, un punto bassissimo nel prossimo punto, una catenella e dal prossimo punto un mezzo punto alto in ogni punto fino alla fine del giro. Ho lavorato tutto il giro di mezzi punti alti, in totale ne ho lavorati 20. Ora giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella che non conta come punto e partendo dal primo punto, nella riga 6 lavoriamo 20 mezzi punti alti, un punto in ogni punto. E alla fine, come prima, giriamo il lavoro, una catenella che non conta come punto e lavoriamo di nuovo 20 mezzi punti alti, uno in ogni punto. E 20. Tagliamo il filo bello lungo per poi poter cucire i capelli alla testa ed estraiamo. Per fare lo chignon prepariamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Nel secondo giro lavoreremo in costa, cioè prendendo solo la mezza catenella dietro del punto. Normalmente entriamo in tutto il punto, così, lavoriamo solo nella mezza catenella dietro e lavoriamo un aumento nel primo punto e 2 punti, uno in ognuno dei successivi 2 punti. E ripetiamo un aumento, due punti, e nel terzo giro lavoriamo i punti che abbiamo punto su punto, sempre in costa, quindi 8 punti bassi in costa, 2, 8. E alla fine lavoriamo un punto bassissimo sempre in costa nel punto successivo e tagliamo il filo un po' lungo per poter poi cucire ai capelli e riempiamo con un po' di ovatta e come questo ne facciamo un altro identico. Per il corpo lavoriamo i primi 4 giri come li abbiamo lavorati per la testa. Nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi, nel secondo giro 6 aumenti, nel terzo giro un punto, un aumento e ripetiamo per tutto il giro e nel quarto giro 2 punti, un aumento e ripetiamo per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo un punto in ogni punto in costa, che vuol dire prendere solo la mezza catenella dietro del punto e lavoriamo un punto in ogni punto. Nel prossimo giro lavoriamo 5 punti e lavoriamo normalmente 1, 2,
3, 4, 5 e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 6 termina con 28 punti, nel giro 7 lavoriamo questi 28 punti punto su punto. Nel giro 8 lavoriamo una diminuzione e 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e ripetiamo una diminuzione 5 punti per tutto il giro. Il giro 8 termina con 24 punti, nel giro 9 lavoriamo questi 24 punti punto su punto. Nel giro 10 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel prossimo giro lavoriamo i 20 punti che abbiamo punto su punto. Nel giro 12 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo il corpo con l'ovatta. Lo riempiamo solo quanto basta in modo che il fondo rimanga piatto. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Se necessario riempiamo con altra ovatta e nell'ultimo giro lavoriamo un punto e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. E alla fine tagliamo il filo lungo per poter cucire alla testa. Per la manica facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Nel secondo giro lavoriamo un aumento nel primo punto e un punto nel secondo punto. E ripetiamo un aumento, un punto per tutto il giro. Nel giro 3 lavoriamo un aumento nel primo punto e un punto in tutti gli altri punti, quindi 8 punti bassi. Nel giro 4 lavoriamo i 10 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 5 lavoriamo un aumento e 9 punti bassi. 1, 2. Nel giro 6 lavoriamo un aumento e 10 punti bassi, un punto in ognuno dei punti che rimangono. E nel giro 7 lavoriamo i 12 punti che abbiamo punto su punto. Dal giro 8 cambiamo colore e quindi lavoriamo l'ultimo punto del giro 7 in questo modo, entrando nel punto, portando fuori il filo e chiudendolo con il nuovo colore per fare il cambio di colore appunto.
In questo modo tutto l'ultimo punto del giro 7 sarà bordeaux e tutto il primo punto del giro 8 sarà rosa. Possiamo togliere il marker. Nel giro 8 e nel giro 9 lavoriamo i 12 punti che abbiamo punto su punto e nei primi punti nascondiamo, se vogliamo, le codine di filo. E tagliamo il filo bordeaux. Completato anche il giro 9, concludiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. E come questa manica ne facciamo un'altra identica. Per il fiorellino facciamo un anello magico, iniziamo con un mezzo punto alto, una catenella e un punto bassissimo nel cerchio, e questo è il primo petalo, e per ogni altro petalo lavoriamo una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo e lavoriamo in tutto 5 petali, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo, in questo modo, e alla fine tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e tagliamo il filo un po' lungo per cucire. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi possiamo cominciare a cucirli. Fissiamo con gli spilli, se vogliamo, intanto alcuni pezzi per vedere come cucirli assieme e cuciamo. Partiamo per esempio con la testa e il corpo e facciamo la cucitura che abbiamo visto tante volte. Entriamo in un punto del corpo passando sotto le catenelle con l'ago, cuciamo sempre con un ago senza punta, così, e passiamo alla testa e facciamo la stessa cosa, prendiamo tra un punto e l'altro, torniamo sul corpo, il filo esce da questo punto, quindi entro in questo punto, esco nel prossimo e lo stesso nel corpo, da questo punto esco nel prossimo e in questo modo cuciamo tutto intorno. Questo tipo di cucitura più la tiriamo e meglio viene. E dopo aver completato la cucitura facciamo uscire il filo da uno dei fori della lavorazione e intanto lo lasciamo qui. Per i capelli non serve che cuciamo tutti i punti e ripassiamo sopra i fili della lavorazione. Io adesso so che non vedete niente con il nero, ma ripassiamo sopra a uno dei fili della lavorazione, un punto ogni tanto, in modo che la cucitura sia invisibile. Tiriamo giù bene i capelli e cuciamo un po' anche intorno. Facciamo uscire anche questo filo attraverso uno dei fori. Ed ora vediamo come fare questo ricamo intorno allo chignon. Gli chignon li abbiamo fatti lavorando in costa. In questo modo abbiamo tutta questa mezza catenella libera, queste,
che gira a spirale intorno allo chignon. Le usiamo per creare il ricamo, entrando con un filo a contrasto, quello che vi piace di più, e facendo tutta una cucitura, prendendo tutte solo le mezze catenelle e giriamo tutto intorno, e così tutto intorno fino in cima. E una volta fatto tutto il ricamo intorno, entriamo attraverso l'anello magico e usciamo da sotto, così, e qui sotto facciamo un nodino. E tagliamo le codine. E con qualche punto cuciamo gli chignon alla testa. Anche in questo caso non serve prendere tutti i punti, e andiamo a prendere la mezza catenella che non abbiamo utilizzato per fare la decorazione, il ricamo, e cuciamo tutto intorno. Per saldare e annodare i fili, li facciamo uscire da uno dei fori della lavorazione e a due li facciamo uscire dallo stesso foro, in questo modo, senza tirare troppo, altrimenti deformiamo il lavoro, e poi li annodiamo. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro filo e il nodo all'interno dell'amigurumi e tagliamo. In questo modo annodiamo e nascondiamo tutti i fili dei nostri amigurumi. Con gli spilli posizioniamo anche le maniche e con qualche punto li cuciamo. Posizioniamo sempre la fine del giro nella parte sotto in modo che non si veda il gradino e cuciamo in questo modo. Entriamo nel corpo con l'ago e usciamo in un punto qualunque, uscendo sempre da un foro della lavorazione. Rientriamo dallo stesso foro e nella parte bassa della manica usciamo in un altro punto e nel punto corrispondente nel corpo, e in questo modo cuciamo la manica. In questo modo, e alla fine annodiamo e nascondiamo i fili. Vediamo come ricamare gli occhi. Prendiamo un pezzetto di filo nero, io sto usando un filo un po' più sottile di quello che ho usato per l'amigurumi. Entriamo da uno dei fori della lavorazione e usciamo dove vogliamo fare l'occhio. E lasciamo una codina di filo all'inizio. Ricamiamo l'occhio con un punto e anche l'altro e torniamo nello stesso foro, annodiamo e nascondiamo i fili. Con qualche punto cuciamo anche il fiorellino e la nostra giapponesina è pronta. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto, come sempre, che questo tutorial vi sia piaciuto. Ora aspetto di vedere tutte le vostre giapponesine. Sapete che potete condividere con me le vostre foto taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video.
Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like o di scrivere un bel messaggio qui sotto il video per dirmelo. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!